Ciao, buongiorno, sono Enrico Recanati, vengo da Loreto, ristorante Andreina. Siamo qui a Milano, siamo qui alla Fugenius Academy e vi presenterò una ricetta di un pollo cotto da lontano, alla brace naturalmente. Cominciamo con il nostro pollo ruspante, un pollo sano, un pollo bellissimo. Primo lavoro è già stato fiammeggiato, andiamo a pulirlo, liberiamo subito le parti che serviranno naturalmente per altre preparazioni. Quindi all'interno, mi raccomando, teniamo sempre puliti bene le nostre carni. Aggiungiamo sale e pepe, cerchiamo di fare una miscela. Il cibo è parte di una cultura, è parte di una storia che deve portare il nostro sapere. Quindi, come i vecchi precedentemente facevano, usavano comunque tutto, no? Io in questo caso utilizzo lo strutto, questo elemento fantastico che rilascia untuosità, sapore a quello che è il nostro pollo. Utilizzo lo strutto perché questo permette di assorbire, in questo caso, degli agrumi non trattati, dei profumi, freschezza, perché con la cottura si scioglie e rilascia solo umidità. Cosa molto importante, togliere questa ghiandola, fondamentale. Ok, stiamo facendo una maturazione forzata perché avviciniamo la nostra carne a quello che è il nostro fuoco. Sale e pepe messo, ok, rosmarino, salvia, degli agrumi, aglio in questa maniera, erbe in questa maniera, una parte di strutto all'interno del pollo. Iniziamo a legare il nostro pollo. Ora ci aiutiamo con la pelle, con uno stecchino e andiamo a cucire il nostro ripieno. Continuiamo a legare una coscia, un'altra coscia, ci fermiamo con uno spago, giriamo internamente il filo per essere sicuri che tenga, poi nodo. A questo punto andiamo a controllare la distanza del pollo alla brace, perché questo ci permette di dare umidità e controllo della cottura perfetta. Ritorniamo al nostro strutto, anche qui aggiungiamo un pizzico di sale e pepe, quindi andiamo a massaggiamo e cerchiamo di dare umidità, aroma, questo profumo comunque dell'agrume, così, senza avere paura, perché stiamo cercando di tutelare, difendere la qualità della nostra carne. Ok, facciamo entrare tutto bene internamente. Il nostro gancio e appendiamo. Iniziamo da qui la nostra cottura, la nostra maturazione forzata perché abbiamo un calore costante che sale e va ad aromatizzare. Lo possiamo già vedere da qua che è cambiata la struttura della carne e sta prendendo un calore che ci permette di ammorbidire, quindi di far rilasciare al nostro strutto la sua untuosità, il suo grasso, per una quindicina di minuti. Continuiamo a massaggiare e spennellare il nostro pollo, allarghiamo un po' il fuoco e andiamo a fare le nostre verdure che accompagneranno il pollo. Il nostro cavolfiore, anche lui appeso da lontano e soltanto imburrato con del burro salato, e lo lasciamo appeso così. Qui otteniamo una
caramellizzazione del cavolfiore completamente naturale che ci permette di tirare fuori sapori, profumi, zuccheri dalle nostre verdure. Erbe di campo, dal tarasco allo spinacio selvatico, la pimpinella, il caccialepre, questa erba completamente usata e tenuta in montagna. Un cestello, semplicemente un cestello vicino al fuoco, perché abbiamo bisogno di una cottura molto veloce. Utilizziamo olio, quindi stiamo utilizzando tutti i grassi. A questo punto appoggiamo il nostro cestello, così conserveremo il sapore, il profumo, l'amaro, la freschezza che ci rilasciano le nostre erbe selvatiche. Le nostre erbe sono pronte e le lasciamo così. Si sente il profumo, no? Ecco. Patate arrosto. Ci appoggiamo vicino e sotto al nostro cavolfiore. Aggiungiamo leggermente una parte grassa e le iniziamo ad arrostire. Sono state leggermente scottate, sbianchite in gergo. A questo punto un pizzico di sale. Nel ristorante riusciamo ad utilizzare questa tecnica. Questa tecnica ci permette appunto di imprigionare questo ingrediente invisibile, il fumo. Guardate che bella la patata, come viene anche croccante con del fuoco. Abbassiamo ancora la nostra carne, ci aiutiamo abbassandolo proprio così. Io aggiungo della salvia e del rosmarino, rilasceranno tutti gli oli essenziali alle nostre patate. Importantissimo, non buttare mai via niente. Qui abbiamo l'interiore del nostro pollo. Andiamo a realizzare una marinatura mettendo il miso, che ci servirà per attenuare e rendere più piacevoli i nostri fegatini. Quindi partiamo, miso, aggiungiamo lo zenzero a piacere, prendete l'aglio, fate solo attenzione all'anima interna, che è la cosa più fastidiosa. Abbiamo aggiunto il verdicchio, questo vino bianco marchigiano. Sciogliamo leggermente la pasta, così, un po' alla volta. Sciolta la pasta, noi abbiamo aggiunto una saba, questo mosto ridotto che fa parte del centro Italia, insomma, della cultura, delle campagne. Lo lasciamo riposare per almeno un'oretta in frigorifero. Prendiamo i nostri fegatini, andiamo a levare le parti più tenaci. Cominciamo col durello. Poi il cuore, che naturalmente è stato lavato. Il fegato, la parte più delicata, più saporita. Una cosa che dovete fare molta attenzione è togliere la vena interna, che è questa venetta. Basta appoggiare la mano e far scivolare il coltello in questa maniera, così non avete quel sentore ferroso che ogni tanto qualche fegato rilascia. Dopo un'ora di frigorifero la nostra marinatura prenderà questa consistenza. Le nostre interiore, la nostra salsa, le lasciamo insaporire, aggiungiamo naturalmente delle erbe, quindi salvia sopra, salvia sotto, infiliamo, aggiungiamo il cuore. Cerchiamo di, con il fegato, che è la parte un po' più delicata, di avere attenzione, ma fare questo piccolo giro al nostro spiedino. Quindi abbassiamo e uno è pronto. Ne facciamo un altro velocissimi.
È un passaggio un po' delicato, ma sicuramente ridà un'importanza a una materia prima che a me piace moltissimo. Mentre il pollo sta cuocendo, appeso, passo la parola a Desirée Nardone che ci racconta dove siamo. Ciao a tutti, sono Desirée Nardone, una dei soci fondatori di Fuginius Academy, che è una scuola di alta formazione professionale nel settore della ristorazione. La scuola si trova nel centro di Milano, a 2 passi dai Navigli. I nostri chef non sono soltanto docenti, ma sono professionisti della ristorazione, proprio come Enrico Recanati, che portano qui a scuola il loro background, la loro esperienza, con un approccio fortemente multidisciplinare. E ogni corso ha uno sfogo nel campo della ristorazione immediato, attraverso uno stage curriculare nei migliori ristoranti e nelle migliori pasticcerie d'eccellenza. La nostra offerta formativa si è ampliata, quindi non facciamo soltanto corsi professionali di cucina e pasticceria, ma anche percorsi più lunghi, master di restaurant management, di sala e di comunicazione. Il nostro master di comunicazione e critica gastronomica è nato nel 2018 in collaborazione con Italia Squisita e oggi è alla sua 9ª edizione. È un percorso completo che include storia della cucina, digital media, tecniche di scrittura e di degustazione. È un corso pensato per formare i professionisti della comunicazione gastronomica di domani in tutte le sue possibili declinazioni. Vi invito caldamente a venirci a trovare e a visitare il nostro sito www.fuginiusacademy.com. Andiamo. Il pollo. La nostra maturazione forzata è stata fatta, la pelle è perfetta, ha assorbito tutto lo strutto, tutto il profumo dei nostri agrumi. Partiamo sempre dalla parte posteriore del nostro pollo. Vedete qui la maturazione, la partenza della cottura, la morbidezza, tutti i succhi rimangono perché abbiamo protetto con lo strutto che è fondamentale. 1. Iniziamo a segnare con l'aiuto dell'osso centrale. Eccolo. Eccoci con il nostro petto. Lasciamo l'osso, che è importante anche per difendere un po' la nostra cottura. 2 cosce e 2 petti. Questo non lo buttiamo via. Tutto torna in brace, lo lasciamo proprio così, poi toglieremo tutti gli odori, i profumi e potremo andare a realizzarci un fondo, un brodo. Prepariamo la nostra piastra, lo lasciamo anche così che affumica ancora e prende il suo sapore. Appoggiamo il nostro petto in questa maniera, sempre dalla parte della pelle, la coscia con l'osso, con tutto quanto. Cerchiamo solo di fare un po' di forza, spingendo, avvicinando a contatto più possibile la pelle. Un po' di pepe. Guarda che pelle. Guarda la pelle, la croccantezza, l'umidità che mantiene la carne e la morbidezza. Un po' di profumi, velocemente perché il pollo è quasi pronto. Andiamo ad appoggiare il petto sulla griglia. La coscia ha più bisogno, c'è una parte di carne maggiore. Cerchiamo di girare e caramellizzare tutta la carne e tutta la pelle, soprattutto la pelle. Ok, eccolo. E la lasciamo un attimo per finire la cottura. La nostra coscia è pronta, croccante e allo stesso tempo molto morbida all'interno. La appoggiamo qua e le lasciamo riposare un attimo. Ci mancano gli spiedini, li appoggiamo, cerchiamo di farli ruotare. Non ho aggiunto sale naturalmente
perché comunque c'è il miso e c'ha già un sapore importante. È brevissima la cottura, rapida. Pronto lo spiedino, è cotto. Ok. E lo appoggiamo anche questo qua. Prendere il cavolfiore, lo appoggiamo per accompagnare il nostro pollo. Ravviviamo le altre verdure, le appoggiamo velocemente. Patate. Iniziamo a impiattare. Abbiamo messo del timo, mettiamo alcune foglie di menta, prima di tutti la coscia, in questa maniera. Poi il petto. Così. Vado con i contorni. Un aceto di rapa rossa che facciamo noi, quindi proprio le erbe di campo dove troviamo l'amaro, la freschezza, qualche erba dà con la cottura alla brace una parte anche acida. Le patate arrosto, così, in questa maniera, e poi andrei ad aggiungere il cavolfiore. Ultimo lo spiedino di fegatino, aggiungerei in questa maniera. Pollo cotto da lontano alla brace, lo spiedino con le frattaglie e i fegatini, cavolfiore cotto da lontano anche lui, patate arrosto e le erbe di campo. Pollo lasciato completamente con le ossa, volutamente, come una grande grigliata della domenica in famiglia da mangiare con le mani. Un saluto a tutti da Enrico Recanati, alla prossima. Un saluto.